Ciao a tutti, oggi mi sento quasi un po' strano a farvi vedere il prodotto di un produttore che per anni non ho consigliato, anzi ho sconsigliato vivamente. Ma nella vita e in particolare con la tecnologia, mai dire mai, eccomi qui a farvi vedere un prodotto di Shelly e in particolare il loro Wave One PM. Prima che pensiate che io abbia qualche forma di faida personale con Shelly, vi voglio spiegare perché in passato non li consigliavo. Shelly, o meglio la compagnia che produce Shelly, che si chiama Alterco, ha sempre prodotto device Wi-Fi. Ora il Wi-Fi è perfetto ovviamente per dispositivi che devono spostare una grossa mole di dati, quindi personal computer, telecamere, citofoni connessi, console e chi più ne ha più ne metta, lo sapete benissimo. Poi il Wi-Fi è anche indispensabile per gli elettrodomestici, quelli diciamo generalisti, quindi televisioni, lavatrici, robot aspirapolvere, frigoriferi e chi più ne ha più ne metta, per il semplice motivo che non si può chiedere a un utilizzatore generico, che può essere l'anziano, la casalinga, di comprare un elettrodomestico e dover fare qualche forma di configurazione più complicata di connetterlo alla loro rete Wi-Fi, che ormai ovviamente hanno tutti. Però per i dispositivi domotici come gli attuatori elettrici, in questo caso parliamo di un attuatore elettrico, le lampadine connesse e ancora di più la sensoristica, la banda del Wi-Fi non serve a niente, servono dei protocolli radio specifici, e ci sono, che portino pochissimi dati, in questo caso per esempio acceso, spento, e poi vedremo anche i consumi che sta riportando. Nel caso di una lampadina potrebbe esserci anche il colore, nel caso di un sensore magari sta misurando la temperatura e l'umidità, ma sono piccolissimi pacchetti di dati, per cui la banda del Wi-Fi non serve assolutamente a niente. Al tempo stesso questi dispositivi devono avere una connettività molto affidabile e devono anche consumare pochissimo. Su queste due cose il Wi-Fi non è la tecnologia migliore. Non è un caso infatti che per la domotica esistano dei protocolli radio specifici che sono tipicamente Zigbee, Z-Wave e Thread, che è in grande spolvero perché Matter, come forse sapete, l'ha reso il suo standard per la comunicazione radio, visto che già prima di Matter era il protocollo scelto da Apple per HomeKit. I protocolli radio che vi ho menzionato, Zigbee, Z-Wave e Thread, sono tutti accomunati dal fatto di consumare molto poco, che è ovviamente importantissimo soprattutto per i sensori che vanno a batteria, ma è importante anche per gli attuatori elettrici che sono sempre collegati e quindi non c'è motivo di fargli sprecare corrente. Sono protocolli radio molto affidabili e lo sono anche su distanze più lunghe del Wi-Fi. Questo ovviamente è molto importante. Sono protocolli che necessitano di uno hub perché chiaramente non si collegano al vostro router Wi-Fi, non essendo Wi-Fi. Oggi questo punto è importantissimo, secondo me la domotica leggera, quindi che non richiede di tirare fili ovunque, si fa solo con hub che usano questi protocolli, non bastano i dispositivi Wi-Fi. E altra particolarità di questi protocolli è, e vale anche per il nostro dispositivo in questione, che sono mesh. Quindi dispositivi Z-Wave, Thread e Zigbee collegati a 220 volt fanno anche da repeater, quindi se voi avete lo hub per esempio al centro della casa e volete mettere un device piuttosto lontano in giardino, potete tranquillamente farlo, basta che in mezzo tra i due ci sia un altro dispositivo della stessa tecnologia che fa da ponte tra i due senza nessuna perdita di performance, di latenza o altro. Da questo punto di vista in particolare Z-Wave o Z-Wave che dir si voglia eccelle perché lavorando a una frequenza molto più bassa rispetto a tutte le altre, di fatto lavora a 868 MHz, mentre Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Thread sono tutte a 2,4 GHz, frequenza per cui peraltro ci sono anche i forni microonde. È una frequenza su cui c'è molto rumore radio. L'868 MHz invece è una frequenza molto più libera, quindi Z-Wave da quel punto di vista è anche più affidabile degli altri, oltre al fatto che di per sé una frequenza più bassa permette di raggiungere distanze maggiori attraversando più ostacoli. Lo svantaggio della frequenza più bassa di solito è che porta meno dati. Però, come abbiamo detto, non ce ne frega assolutamente niente, perché questi sono dispositivi che necessitano di piccolissimi pacchetti di dati. Quindi tra tutti lo Z-Wave è anche un po' il mio protocollo preferito, se vogliamo, ed è quello che io utilizzo, ad esempio per gli attuatori delle tapparelle o per l'attuatore che gestisce l'apertura della basculante del garage, in cui voglio essere particolarmente tranquillo di non avere problemi. Sono di solito device anche più costosi, ma poi vedremo che non è sempre così. Stavo quasi dimenticando tra tutti i protocolli radio per la domotica BLE o Bluetooth Low Energy, che lo è ed è un protocollo che soprattutto punta sul risparmio energetico, è un buon protocollo, lo usa per esempio Switchbot che infatti ha dei piccoli hub BLE, non ha diversi dei vantaggi che hanno gli altri che ho elencato, però rispetto al Wi-Fi è comunque un protocollo che per esempio per i sensori non è per niente male. Verrà probabilmente soppiantato in gran parte da Thread perché i chip Bluetooth
possono essere convertiti a Zigbee o a Thread, quindi di fatto tanti dispositivi che oggi nascono con Bluetooth in futuro senza di fatto cambiamenti dal punto di vista fisico ma solo con aggiornamenti firmware potrebbero essere aggiornati a Thread, e io penso che lo saranno. Perlomeno diciamo quelli che usciranno da adesso in avanti, non quelli che avete già comprato. Vediamo un po' in dettaglio come è fatto. Vedete qui i contatti, ha 2 contatti per il neutro in modo da poter fare anche da ponticello per l'utilizzatore, quindi per l'elettrodomestico che andrete a alimentare con questo attuatore. Ha 3 contatti per la fase, quindi per la fase 230 volt che alimenterà questo dispositivo, e eventualmente appunto potete usarlo come ponticello per collegare altre cose, non per collegare in questo caso il dispositivo che andrete a controllare, perché sennò resterà sempre alimentato. E poi ha un contatto out, che è il contatto che invece va al contatto di fase del vostro utilizzatore dell'elettrodomestico in questione, insomma. Ha poi un contatto di switch che gli permette di essere acceso e spento da un classico interruttore. Devo dire che la qualità costruttiva mi sembra veramente buona della parte di contatti, anche la plastica dà una bella sensazione di robustezza, non è plastica leggerina, e anche le viti, sono viti a taglio però belle robuste e facilmente raggiungibili. Da questo punto di vista devo dire che è meglio costruito persino dei Fibaro, io ne ho usati a decine, sia quelli puramente elettrici che quelli per le tapparelle, quindi non noto nessun risparmio da quel punto di vista. Visto che sto dicendo cose positive, ci tengo a dirvi che questo prodotto me lo sono comprato da solo, non me l'hanno mandato da provare. Non ha sicuramente un costo eccessivo, ma in generale per questa prima prova di un prodotto Shelly non volevo dare nessuna sensazione di essere stato dopo tanti anni comprato. Però a scanso di 15 ho detto me lo compro, così se devo massacrarlo perché fa schifo lo massacro senza nessun senso di colpa, perché tanto i soldi che ci ho messo sono i miei. Comunque per adesso abbiamo visto niente male. Altro complimento che posso fare a Shelly, mi hanno mandato un cercafase molto carino, ho comprato dal loro e-commerce internazionale, quindi penso che lo mandino a chiunque fa un acquisto magari di questa linea, oppure magari ogni volta che qualcuno fa il primo acquisto, così sono sicuri che se è una persona che magari non se ne intende tanto e sta muovendo i primi passi, ha uno strumento che ne garantisca un minimo la sicurezza, e pensano bene, perché io se non avessi avuto un cercafase in questi anni probabilmente sarei morto. Bene, andiamo a collegarlo così poi vediamo come funziona sia dal punto di vista elettrico che dal punto di vista domotico. Eccoci qua, ho collegato il nostro Shelly Wave One PM a questa multipresa in modo che posso controllarne l'alimentazione. Dall'altra parte abbiamo una classica spina e come vedete il collegamento è estremamente semplice. Abbiamo ovviamente la messa a terra che va direttamente alla multipresa, abbiamo il neutro ponticellato che va sia allo Shelly sia alla multipresa stessa, abbiamo la fase in ingresso dalla spina che alimenta lo Shelly e che alimenta anche il contatto che poi viene chiuso con la multipresa, e abbiamo la fase che va alla multipresa. Quello che succede quando io accendo il dispositivo è molto banalmente che viene chiuso il contatto tra questa fase e questo neutro, in modo appunto che ci sia un circuito chiuso sulla multipresa. Molto semplice. Adesso lo alimento e vi faccio vedere invece come funziona dal punto di vista domotico, e facciamo qualche test. Io l'ho già configurato tramite Z-Wave appunto col mio hub di SmartThings, e quindi compare nella mia interfaccia di SmartThings, perché volevo fare dei test prima di fare il video, ma vi racconto qualcosa anche della configurazione. Prima però vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale. È il modo migliore che avete per incoraggiarmi a continuare questa attività. In questo caso non mi è servito per ottenere un prodotto dal produttore, era un prodotto che volevo proprio provare, anche se non mi serviva assolutamente, però in generale più iscritti ho sul canale, più i produttori possono essere interessati a mandarmi qualcosa che poi posso farvi provare, che mi serva o meno e soprattutto che me lo possa permettere o meno, perché finché si tratta di un prodotto di questo tipo ce la posso fare, ci sono prodotti che sono molto costosi. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrizione e campanella, e un grazie invece a chi l'ha fatto. Bene, vi dicevo della configurazione. La configurazione si fa banalmente alimentando questo dispositivo e attivando la ricerca di un dispositivo dal vostro hub. Nel mio caso con SmartThings mettete lo hub in ricerca dei dispositivi vicini, e questo, una volta che lo alimentate per la prima volta, dovrebbe andare in automatico in modalità di pairing, e quindi lo hub lo vede e lo aggiunge. Vi chiederà di inserire anche un security code che trovate qui sul lato, non ve lo faccio vedere perché tecnicamente non dovrebbe essere diffuso, ma lo trovate su uno sticker sul lato del dispositivo. C'è sia in formato testuale, quindi lo dovete inserire a mano, sia in formato di QR code. Infatti sull'app di SmartThings vi compare la fotocamera, potete scansionare il QR code. Questo serve per aggiungere in modalità Z-Wave Secure, che è una modalità appunto
che ha dei protocolli di sicurezza in più rispetto allo Z-Wave normale. Io spesso mi sono trovato a doverla saltare perché se attivavo quella modalità purtroppo non me lo aggiungeva. In questo caso invece dopo un paio di tentativi ci sono riuscito. I problemi che ho avuto con questo invece erano nella fase precedente, ossia quando l'ho collegato la prima volta non è andato in modalità di pairing. In modalità di pairing dovrebbe lampeggiare con la luce blu a intervalli regolari di mezzo secondo e invece lampeggiava con la luce verde come se fosse già accoppiato a qualcos'altro. Quindi ho seguito le istruzioni per rimetterlo in modalità di pairing. In teoria bisogna premere questo pulsantino finché non diventa blu il LED, a quel punto lo si rilascia e subito lo si ripreme per circa 2 secondi finché non inizia a lampeggiare molto velocemente. Quando lo si lascia ancora dovrebbe lampeggiare in modo regolare appunto di blu. Non lo faceva. Alla fine la combinazione di click che a me ha funzionato è click lungo finché non diventava blu, poi 3 click veloci e poi tenerlo premuto. E a quel punto funzionava. Onestamente non sono mega soddisfatto, anche perché con altri dispositivi Z-Wave questo problema non l'ho avuto. Per esempio i Fibaro basta premere rapidamente 3 volte e vanno in modalità di pairing. Questo lo metto tra i minus, sappiate che appunto dovreste poterci giocare un po'. Una volta che ci sono riuscito, a quel punto non ho avuto problemi, lo hub l'ha visto e è riuscito a effettuare la configurazione. Adesso quindi vado a alimentarlo e vediamo come compare nell'app di SmartThings. Una volta alimentato, ignorate il sensore in primo piano. Vedete che lampeggia correttamente col LED verde, segnalando la connessione con lo hub di SmartThings. Adesso chiudo questa scatoletta, è la mia solita scatoletta stampata in 3D per mettere in sicurezza le cose in fase di test e andiamo a vedere com'è nella app. Bene, eccoci qui nell'app di SmartThings. Come vedete il nostro dispositivo Shelly compare come un metering switch, quindi un interruttore con misura della potenza passante. Se vado nel driver vedo che gli è stato automaticamente assegnato il driver di SmartThings standard per questo tipo di dispositivi, quindi non dovete installare nessun driver, è nativamente compatibile. A differenza di tanti altri dispositivi Z-Wave non ci sono impostazioni, per esempio alcuni dispositivi Z-Wave permettono nelle impostazioni di impostare l'auto off. Io so che tendenzialmente questo dispositivo ha la possibilità di avere l'auto off, per esempio per utilizzarlo con delle serrature elettriche, no? Che gli dai il contatto e poi glielo togli. Però evidentemente non è stato progettato in modo da funzionare con il driver standard di SmartThings. Magari uscirà un driver specifico che permetterà di farlo. Non escludo, anzi è per certi versi probabile che qualcuno nella community di SmartThings scriva prima o poi un driver che permetta appunto di utilizzare tutte le impostazioni e in particolare l'auto off di questo dispositivo. Comunque al momento quello che deve fare lo fa, e tra l'altro l'auto off lo potete tranquillamente impostare anche con delle automazioni o routine che dir si voglia. Quello che vedete è ovviamente il comando per accenderlo e spegnerlo. In questo momento è acceso anche perché gli ho collegato la luce che mi sta illuminando in questo momento. Timer per accenderlo per un determinato periodo, la misurazione dell'alimentazione ovviamente e il consumo di energia su un periodo. Vedete quello che compare con i miei test, e il consumo di energia ovviamente è irrisorio, e il consumo di energia ovviamente è irrisorio, ma anche quello ha volendo il suo grafico. Adesso proviamo a vedere la reattività, quindi io lo spengo, ecco che è scesa la luce, e lo accendo. Eccolo qua, avete sentito un beep perché in realtà ci ho collegato già un'altra cosa. Misurazione dell'alimentazione che è molto bassa, da solo 14 watt, ma ho davanti una singola luce a LED, tra l'altro dimmerata abbastanza bassa perché qui sono vicino e c'è già abbastanza illuminazione. Ma se io accendo il termoconvettore che ho collegato alla multipresa collegata appunto allo Shelly, ecco che inizia a salire la misura dell'alimentazione. Ed ecco che è passata a 2 kW. Ne approfitto per dire che questo dispositivo permette di supportare carichi fino a 16 A, quindi 3600 watt circa. Misura 2 kW, che approssimativamente è il consumo massimo del mio termoconvettore, quindi direi che ci siamo. Adesso lo spengo e vedete che inizia a scendere il consumo. Sentite forse ancora in background la ventola, ma le resistenze si sono chiaramente già spente. Molto bene, quindi ci siamo sia per quanto riguarda la reattività sia per quanto riguarda il fatto che rilevi effettivamente i consumi e che dia il valore in SmartThings, ed ecco che passa a 0 quando il termoconvettore si è spento del tutto. Ovviamente potete farci le classiche routine che potete fare in SmartThings con questo tipo di device.
ci sono quelle, adesso nell'app di SmartThings ci sono quelle preconfigurate, quindi per esempio quelle che lo accendono a una certa ora, lo spengono a una certa ora, ma soprattutto, e vado nella parte all'ora, quindi nella parte di azioni della routine, potete ovviamente accenderlo, spegnerlo a seconda, quindi invertendo lo stato attuale. Potete accenderlo, potete spegnerlo, potete resettare l'energy meter, quindi i kilowattora misurati, impostare ritardi ovviamente e impostare una disattivazione automatica qualora l'azione fosse attiva. Ecco qua, quindi che ne so, accendilo se succede questa cosa e poi dopo 30 secondi spegnilo, oppure dopo un secondo spegnilo. Per quanto riguarda invece la parte di sé, perché questo dispositivo chiaramente può essere utilizzato anche come condizione per l'esecuzione di una routine, potete ovviamente utilizzare attivato o disattivato, quindi sia che venga acceso sia che venga spento, solo acceso, solo spento, quindi se lo spengo fai qualcosa, per esempio sincronizzare diversi dispositivi assieme, magari a questo collegate un interruttore fisico, a un altro dispositivo invece per questioni di cablaggio, di comodità o quello che è, non collegate un interruttore fisico e fate in modo che se qualcuno spegne manualmente questo venga spento anche l'altro. Potete utilizzare la misurazione dell'alimentazione, ve l'ho fatto vedere di recente con il misuratore dei consumi su contatore e con i misuratori con pinza amperometrica. Se questo dispositivo misura più di tot watt, allora fai qualcosa, e anche potete fare che vi manda per esempio un alert o esegue un'azione nel momento in cui supera un certo numero di kilowattora misurati nel tempo. Mentre facevo il montaggio mi sono reso conto che poteva avere senso farvi vedere il classico montaggio in una scatoletta 503, quindi ne ho presa una volante. Per favore non fate caso al fatto che gli elementi sono di colore diverso, a me dà il nervoso in maniera bestiale, ma purtroppo non avevo in giro una presa nera. Quindi vi faccio vedere che lo Shelly con il suo ingombro e il cablato si incastra perfettamente dietro al tappo della 503. Da un lato abbiamo l'interruttore, dall'altro la presa. Così vi faccio vedere anche come funziona con un interruttore. Qualcuno sul gruppo Facebook mi ha chiesto se ci fosse un ritardo tra l'attivazione manuale dell'interruttore e l'accensione dello Shelly. Adesso lo vediamo. Vedete che il cablaggio molto semplicemente ha la fase in arrivo sull'interruttore che la condivide poi con lo Shelly. Poi abbiamo una fase in uscita dall'interruttore che va nel contatto switch, è questo cavo viola che ho preso viola per differenziarlo proprio, quindi col contatto switch che è l'attivazione manuale dello Shelly. Poi abbiamo l'out, eccolo qua, che va verso la fase della presa, e poi ovviamente abbiamo il neutro, eccolo qua, che arriva nello Shelly e viene condiviso poi con la presa, e ovviamente la terra che va direttamente alla presa. Adesso chiudo la scatoletta e facciamo una prova dell'interruttore. Bene, ho collegato una spina che va alla lampadina che vedete davanti a me. Adesso provo l'attivazione manuale e vedete che istantaneamente si è accesa la luce, non c'è un vero ritardo. Si può percepire magari un decimo di secondo in più rispetto a quello che succederebbe con un interruttore manuale, ma considerate che la lampadina di davanti è di quelle a filamento, quindi c'è anche un attimo di tempo di accensione. Sicuramente non è un ritardo apprezzabile o che in qualsiasi modo possa influenzare l'esperienza d'uso. E avete visto anche che istantaneamente nell'app lo status è stato replicato. Adesso provo a spegnere. Ecco qua, spegnimento istantaneo sia della lampadina che sull'app. Provo a accendere dall'app. Ecco l'accensione, ecco lo spegnimento. Quindi vedete che funziona in modo sincronizzato in entrambi i modi senza ritardi apprezzabili. Sicuramente dall'interruttore manuale non c'è un ritardo apprezzabile, lo ribadisco. È il momento di fare qualche considerazione di carattere comparativo. Io questo dispositivo, che ha, come dicevamo, un contatto a 220 volt e la misurazione dei consumi, l'ho pagato 35 euro. La maggior parte degli attuatori Z-Wave costano sui 50 euro, anche qualcosina di più. Io tipicamente utilizzo gli switch Z-Wave di Fibaro e di IoTech, produttori rispettivamente polacco e americano-tedesco, diciamo così. Sono di eccellente qualità, costano entrambi sui 50-52 euro a seconda di quello che trovate sul mercato. Di solito io compro quelli doppi perché non c'è nessun motivo di comprare di fatto quelli singoli, e quindi di fatto mi trovo due contatti a 220 volt misurati per la cifra di 50-52 euro. Questo dispositivo è molto interessante perché vi permette, nel momento in cui il doppio non vi serve, di spendere parecchio di meno, comunque dei 15-17 euro in meno, e rispecchia un po' la mission di Shelly, che è di mettere la tecnologia a disposizione a un prezzo molto conveniente ai suoi clienti.
quindi come rapporto qualità-prezzo ci siamo, soprattutto se non avete bisogno delle impostazioni che in questo momento non sono disponibili di Z-Wave stile auto off o cose del genere. La maggior parte dei casi le persone utilizzano questi dispositivi semplicemente per accendere e spegnere l'alimentazione a qualcosa e con il plus di misurarne anche i consumi. Tra l'altro vi segnalo che non è l'unico dispositivo Z-Wave prodotto da Shelly, ce ne sono altri 3. C'è un dispositivo praticamente identico ma con doppio contatto, i due contatti portano 10 A non 16 in quel caso e costa sui 40 euro. Poi c'è un dispositivo con contatto pulito sui 35 euro, che di fatto può alimentare un dispositivo non a 220 volt, cioè l'alimentazione a 220 dello Shelly e l'alimentazione che va poi al dispositivo sono e possono essere separate. E c'è anche un attuatore per tapparelle che sarebbe interessante provare, non ho ancora avuto modo, e anche questo va a competere con quelli classici di IoTech e Fibaro nel mondo Z-Wave. Per inciso, adesso siamo in settimana di Black Friday, io vi linko i prodotti Amazon in descrizione. Come sempre utilizzate i miei link se volete farmi guadagnare qualcosina e supportare il canale, ma soprattutto se trovo qualche promozione o qualcuno vedendo questo video, magari qualcuno che vende questi prodotti su altri e-commerce mi dà un codice sconto, ve lo metto anch'esso in descrizione, quindi mi raccomando guardate sempre la descrizione e utilizzate i link che trovate lì. Considerazione generale che questi prodotti sembrano avere un eccellente rapporto qualità-prezzo e c'era effettivamente bisogno di un produttore Z-Wave che proponesse prodotti a un prezzo un po' più basso dei soliti 50 euro, che sono giustificati dall'alta qualità e dal fatto che implementare Z-Wave non è come implementare Zigbee, richiede di rispettare standard qualitativi più uniformi. Infatti mentre Zigbee ci sono prodotti di fascia alta fatti molto bene, quindi per esempio Philips Hue, e poi ci sono prodotti ultra low cost come per esempio Sonoff, Z-Wave invece è molto allineata come qualità, anche perché c'è un'azienda che li certifica. Bene, non ho molto altro da dire. Sono contento di aver potuto finalmente portare un device su questo canale prodotto da Shelly, che so che è un brand a cui comunque molti di quelli che seguono il canale sono affezionati. Sono particolarmente contento di averlo potuto fare con un prodotto Z-Wave e non Wi-Fi. Se il video vi è piaciuto, come sempre lasciate un like, un saluto e alla prossima!